Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porteremo con noi in un piccolo viaggio alla scoperta di alcuni luoghi interessanti che abbiamo incontrato lungo il tragitto verso la Sardegna. Dopo aver trascorso alcuni mesi in Svizzera per motivi di lavoro, abbiamo deciso di tornare sull'isola per rivedere la famiglia, salutare gli amici e dedicarci a qualche lavoretto su Titti, il nostro minivan. Quindi mettetevi comodi e seguiteci in questo percorso ricco di scorci affascinanti, non troppo lontani da casa. Buona visione! Finito! Partiti in anticipo! Quest'anno 2 mesi e mezzo, dovevamo fare 3 mesi, invece abbiamo fatto 2 mesi e mezzo. Va bene lo stesso, contenti di partire, però contenti della stagione anche. Grazie Svizzera! Anche quest'anno la Svizzera ha dato. Grazie. Salutiamo l'Elanderon e forse l'anno prossimo. E anche questi mesi di lavoro sono passati velocissimi. Lavorare immersi nella natura ci ha regalato tanto. Si torna a casa con un bagaglio di esperienze più ricco, di storie, emozioni e qualche callo in più. Intanto i chilometri scorrono fuori dal finestrino e noi ce li godiamo guardando sempre con la curiosità di un bambino. Stiamo facendo una passeggiata nei pressi del Lac des Dronières. È molto bello questo posto, molto suggestivo. Sono anche i daini. Abbiamo potuto ammirarli da vicino. Il parco e il Lac des Dronières, situati a Cruseilles, in Alta Savoia, sono un'oasi di relax immersa nella natura, perfetti per una passeggiata. Offrono un lago tranquillo, non balneabile, sentieri ombreggiati, aree picnic, parco giochi, zona faunistica con daini e attività sportive come bicross e tennis. È un luogo ideale per famiglie, amanti della natura e chi cerca una pausa rigenerante, con tanti servizi accessibili e un'atmosfera serena a pochi passi dai monti. Passeggiata finita, adesso torniamo in camper, facciamo un po' di allenamenti quotidiani e poi ci rilassiamo. Nuovo giorno, è stata una notte abbastanza tranquilla, non possiamo lamentarci. Adesso ci stiamo spostando, stiamo andando a casa dei nostri amici. Attenzione au vol! Bene, rassicurante. Abbiamo visto un ponte particolare lungo la strada, quindi ci siamo fermati per andare a vederlo. La cosa strana è che all'ingresso di questo parcheggio c'era un pannello con scritto "Attenzione, rubano". Ma mi sa che si passa da lì, Sì, c'è la terrazzina. Cosa stavi dicendo? Che ogni posto in Francia che abbia un minimo di qualcosa di interessante, super curato, con posti perfetti. Viene valorizzato. Viene valorizzato in tutto, ma da sempre non è una cosa nuova. Le Gorges du Sé sono una stretta gola scavata dal torrente Ussé che si snoda tra falesi e vegetazione lussureggiante. Il punto più caratteristico è il Pont de la Caille, un ponte sospeso del 1839 che offre un panorama mozzafiato sulla gola e sulle montagne circostanti. Nella gola sono visibili i resti dell'antico stabilimento termale dei Bains de la Caille, attivo dal XIX secolo, alimentato da 2 sorgenti sulfuree. L'accesso al sito è oggi limitato per rischio di caduta massi, ma i resti mantengono un fascino storico notevole. Ponte visto, adesso ci rimettiamo in strada. Siamo arrivati sul lago di Annecy, è bellissimo perché qua il colore dell'acqua è turchese.
Abbiamo passato una bellissima serata in compagnia dei nostri amici, adesso li abbiamo salutati e ci siamo rimessi in viaggio. E di fronte a noi si erge il magnifico Monte Bianco. Moncenisio ormai è tappa obbligatoria, ci passiamo tutti gli anni, è uno di quei posti proprio belli che ti fa piacere passarci la notte, soprattutto con le temperature che annunciano che qua a 2000 metri si sta al fresco. Abbiamo trascorso 2 giorni stupendi al Moncenisio, immersi nella natura, tra escursioni in bici, momenti di yoga, meditazione e panorami mozzafiato. È stato il mix perfetto per ricaricarci. Un luogo speciale a pochi passi da casa, che sa sempre sorprenderci. Allora, dove siamo? Siamo tornati. A questo giro abbiamo lasciato Cinzia in continente, abbiamo preso un aereo, siamo tornati in Sardegna, abbiamo recuperato Titti, abbiamo salutato la famiglia, siamo partiti per qualche giorno al mare perché ci saranno delle onde nei prossimi giorni e abbiamo equipaggiato Titti per questi 3 giorni. Siamo ancora un po' spartani perché ci saranno ancora dei lavori da fare e vi terremo partecipi di questi lavori. Quindi adesso ci stiamo gustando la cena fronte al mare. E sì, in effetti c'è lo stagno e poi c'è il mare. In questi giorni trascorsi su Titti abbiamo portato con noi anche il nuovo frigo portatile EcoFlow Glacier da 35 litri, una vera svolta per i viaggi su 4 ruote. Compatto ma super funzionale, è stato progettato nei minimi dettagli. Ha un'apertura da entrambi i lati, 2 maniglie pieghevoli, comode all'occorrenza, e un isolamento in schiuma da 53 mm che mantiene la freschezza per ore, anche senza corrente. In più è compatibile con una batteria plug-in, venduta separatamente, che garantisce fino a 43 ore di autonomia off-grid. La ricarica è flessibile, puoi usare l'accendisigari, la presa 220, una power station o anche dei pannelli solari. EcoFlow ha pensato a tutto. Sul sito trovi varie opzioni d'acquisto e anche versioni più capienti del frigo, da 45 litri e 55 litri, per chi ha bisogno di più spazio. Il compressore con filo di rame ad alta efficienza garantisce un raffreddamento potente con un consumo energetico del 40% inferiore rispetto ai frigoriferi standard. Ciò aumenta la durata della batteria e di conseguenza il tempo di utilizzo off-grid. Se siete interessati, vi lasciamo tutti i link in descrizione. Comunque stavo dicendo con Sebastiano che ogni tanto avere meno comfort, cioè il fatto di... D'estate è bello. Sì, d'estate è bello, e poi il fatto di avere il furgoncino così camperizzato, hai la comodità di poter dormire, però allo stesso tempo ti vivi molto di più fuori, cosa che magari col camion, avendo tutto dentro ed avendo comodo. spazi grandi, e a volte passi molto più tempo dentro che fuori, e quindi d'estate secondo me è la cosa perfetta avere un furgoncino così camperizzato. Poi anche in inverno ovviamente abbiamo messo il riscaldamento a gasolio su Titti,
Quindi è pronta certo, anche per stare fuori l'inverno. a vivere fuori d'inverno è più impegnativo, si fa lo stesso, però dormire dentro con riscaldamento è un attimo, cioè un attimo, sì, talmente piccolo scalda in un attimo. Sì. Quando regala a me è capitato anche capitana di surfare da sola onde. Sì, aria. Buongiorno, siamo tornati nel furgoncino, qualche lavoretto riusciremo a farlo anche se non abbiamo tutti gli attrezzi che sono rimasti dentro il camion. Vedremo di riuscire a fare l'impianto idraulico perché ho già montato la pompa dell'acqua, ma c'è da fare i collegamenti dei tubi per mettere lavello e rubinetto. Questi giorni al mare ci siamo un po', diciamo, adattati perché avevamo un bidoncino da 10 litri di acqua. Vabbè, se si sta 3 giorni non è neanche così grave la cosa, però ovviamente se si vuole stare un po' più di tempo nel furgoncino, avere una cisternina d'acqua con un rubinetto sicuramente è molto più comodo. Abbiamo installato anche questo frigo, che poi non è un'installazione perché è amovibile. Durante il giorno lo lasciavamo dietro, mentre la notte, quando aprivamo il letto nel furgoncino, mettevamo il frigo nei sedili anteriori.